Ma non dovevano già essere arrivati? Non so se arrivano, mi hanno detto fate trovare fuori a quell'ora, io sono qua da 40 minuti, non si vede nessuno. Allora, non è un buongiorno, ma vi do il buongiorno lo stesso. Buongiorno a tutti, benvenuti su questo nuovo episodio di Under the Platform. Oggi siamo qui per consegnare questa 47 di TJJ alla ditta Cristelli SRL. Sto aspettando il titolare Gianluca Romani insieme a suo figlio Manuel Romani. Come siamo messi allora? Per fare la consegna di questa macchina, spiegarla, illustrarla in modo che stasera se la portano via, ma non vi nascondo che mi sto cagando un po' addosso, sia per il freddo perché siamo a novembre, perché sai che in teoria con l'argon lo devi tenere leggermente più aperto, ma anche perché non rispondo al telefono, non so dove sono, ho sbagliato strada, anziché Carpi sono finiti a Capri, non con loro, ma è già successo che ti chiama un cliente, però che io sono qui, sono in riva al mare. Dove c***o è il mare che siamo Carpi? No, sono Capri, quindi adesso lo prendo in ridere, ma vi giuro che è già successo, è già successo. Ti arriva tutto lunedì, quindi anche settimana prossima devono essere tassative 4. Allora, oggi praticamente noi consegniamo questa piattaforma aerea, quindi dobbiamo fare al cliente, in questo caso, un corso di formazione. Wow, bella. Comunque loro usano già mezzi del genere, anche se mi sento di dire con pieno orgoglio che è la prima piattaforma aerea di grandi dimensioni che hanno nel parco macchine. Dai, ci sentiamo dopo. Ciao Fabrizio, ciao. E il fatto che sia la prima e che sia una Socage è veramente un'emozione molto forte e una grossa responsabilità che mi sento di portare e di soddisfare comunque. Ciao Alessandro! Signori, benvenuti! Ciao! Ciao! No, è tutta un'altra macchina. È più cattiva. Allora, Gianluca l'ho conosciuto esattamente un anno fa, subito come persona mi è piaciuto molto a livello professionale, ma soprattutto anche a livello umano. Ti avrà chiamato il mio amico Diego, ti avrà chiamato. A livello professionale perché è uno che sa di cosa si parla, è uno molto inserito nel settore, non è solamente quel cliente che acquista e il discorso finisce lì. È un cliente che acquista, valuta e poi lo utilizza. I specchi bianchi non meritano così tanto. È un utilizzatore, è sicuramente un'ottima scuola per noi. Oggi praticamente partiremo da zero, andremo a fargli vedere la prima fase che nella piattaforma aerea, come in qualsiasi altro mezzo di sollevamento, è sempre il discorso di stabilizzazione. Noi mettiamo sempre la nostra firma che è la stabilizzazione automatica, però è giusto far capire al cliente appunto la semplicità di utilizzo che noi abbiamo trasmesso sulle nostre macchine. Qui hai la visione della macchina come in questo momento, è su gomma, traverse completamente chiuse, ti dà già volendo anche l'area di lavoro di come potresti lavorare in questo caso. Manuel io l'ho conosciuto la prima volta un mese fa praticamente, ad ottobre, in fiera al GIS. Apri e attraversa tutto da un lato, che è questa qua. Ed è un ragazzo molto giovane, però con un entusiasmo che tu tiri fuori tutte a fine corsa, così vedi anche da quale veramente fa invidia a tanti. Trovare una persona così sicuramente per la giovane età, ma la volontà di fare che ha, che al giorno d'oggi è davvero invidiabile. Aprila se vuoi anche dall'altra parte. Con questa piazzarla è veramente molto semplice perché tu con questo tasto, se lo spingi verso la tua destra, in automatico si stabilizza. Senti che adesso si è fermata. La cosa che ti dico è, dagli sempre un altro step. Tutte le volte che praticamente ti danno step, lei si fermerà sempre appena trova lo zero. Tu devi solamente assicurarti che le gomme sfiorino terra, vuol dire che il camion rimane sospeso e ti fa da zavorra, quindi quando tu lavori avrai la macchina che è inchiodata al suolo. Certo, non sulle ruote. Dagli pure se vuoi l'ultimo step, perché comunque siamo leggermente in pendenza. Perfetto, vieni con me.
Allora, io la prima cosa che ho voluto far vedere, prima di tutto, è lo sbraccio importante della macchina. Dai che adesso proviamo l'ebbrezza di salire in quota con sto vento. D'altronde, in una giornata di novembre cosa possiamo aspettarci? È una macchina che ha uno sbraccio davvero molto importante, quindi io, prima di spiegare anche qualsiasi tipo di cosa, gli ho detto proviamo subito lo sbraccio laterale. Ragazzo, a lei, abile e arruolato. Te si vede che sei abituato con le gru. Io è il contrario, esatto. Ah, è viceversa? Sì, è viceversa, verso Cioè, l'alto. qua è intuitivo le manovre, alza braccio, spingi in avanti. La Cristalli SRL è un'azienda molto strutturata da anni nel sollevamento e trasporti gestionali. Loro fanno cose mega galattiche, ma è la prima piattaforma aerea di grandi dimensioni che hanno nel parco macchine. Ha quel minimo di dolcezza che tanti non lo vogliono, io un minimo. Tanto guarda, te l'aggancia solamente quando hai la manovra che sei proprio a mina. Vendere una piattaforma aerea a un puro e vero utilizzatore di gru già non è facile. Allora per me puoi sfilare il Jeep. Non avevo già uno che sapesse di cosa parlavamo. Io avevo uno che sapeva cos'era una piattaforma, sapeva cosa voleva, ma non sapeva cosa potevamo fare. Questo noi lo lasciamo sempre protetto perché quando vai su strada non vogliamo mai che si prenda un sasso o qualcosa del genere. Mi si apre. E molla. Già siamo già a diversi nodi, penso. Noi questo qua l'abbiamo voluto fare apposta removibile, perché se ti capita che tu devi andare a fare un lavoro e dici mi devo avvicinare molto, ti sposti il pulsantiere di là, posizionato te la risposti e lavori. Adesso venite con me, maestro, anche lei mi segua per favore. Sembra una macchina sicura e facile da guidare. Qua sono i comandi, che è su radio e lo sposto sul cesto. Agganciatevi nei buchi questi qua sotto. Mi aspetto che sia facile da guidare, in modo che l'operatore non diventi stupido per farla andare, che sia più versatile possibile. Cioè, io sto facendo 4 manovre, Ce n'è di vento. Sì, adesso sì. Però per farti vedere, io adesso mi allineo per fare la sbracciata. Io sto facendo adesso 2 manovre alla volta. Poi questo qua di bello che in base a quanto sono sfilati i bracci, anche il Jeep, lei in automatico, che sono giù tutto, lei ti rallenta e aumenta la velocità di conseguenza. Sbrazza tanto, E ancora potresti? Penso, quanto siamo? 25, ancora 10 metri. Porca vacca. Adesso qua. Vabbè, chiaro. No, ma io poi sto anche andando piano, Ok, perché ne avresti ancora da sfilare? Vabbè, devo sfilare il principale ancora, Vabbè, no, chiaro, ma il Jeep ancora quanto? Ancora. Ah, ok. Il Jeep praticamente che siamo su in 3 e partiamo col principale che è chiuso, arriva praticamente a fine corsa. Ok. Siamo 2,50. Ok, adesso siamo arrivati a fine corsa. Adesso noi siamo a fine corsa, siamo a 29 metri. Sfiliamo il principale. Calcolate che con 250 kg siamo arrivati a 33 metri di sbraccio effettivi. Siamo a 33 metri. Con 250 kg 33 metri effettivi, senza ruotare il cesto. Porca vacca. Poi guarda, adesso rientro. Allora, io sono messo così, sfiliamo un po', poi torniamo giù. Questo è l'effetto delle funi, guarda. Guarda, io rientro e lei in automatico sa già, io sono manetta, ve lo faccio vedere perché è una figata. Guardate bene, sono manetta. Allora, che sia chiaro, lo diciamo anche a voi che ci state guardando. Se non gli è piaciuta, rimaniamo qua e non scendiamo finché non danno l'ok, Quindi, promossa per il momento, promossa. Buon, allora possiamo tornare a terra. La prova in quota è stata superata perché lo sbraccio ha fatto il suo dovere, ha impressionato i clienti. I movimenti fluidi, mai uno strattone. La cosa bella è che è morbida. I movimenti della macchina sono stati comunque molto apprezzati, abbiamo provato anche addirittura a fare manovre brusche in contemporanea, veramente abbiamo provato a metterla in crisi e la macchina ha risposto molto bene, quindi questa fase direi top, davvero superata. Affidabile, sembra affidabile. Il cliente è rimasto molto soddisfatto, Gianluca dice che è proprio quello che si aspettava, quindi sono molto contento. Adesso questa macchina mi aspetto che possa fare la modalità sottoponte. Arriva il bello perché io non me l'aspettavo, pensavo di farlo in maniera un po' più soft, ma il cliente mi ha detto prima di tutto il resto voglio vedere la modalità sottoponte.
Giulio, Simone, facciamoli vedere come gira il cesso sotto ponte. Allora in questo caso non è solo una piattaforma aerea, non è solo un autogru, ma diventa anche un sottoponte la macchina. E adesso vi facciamo vedere come. Pistola, chiavi, prego. La modalità sottoponte mette in condizioni la piattaforma aerea di lavorare all'interno, ovvero io il cestello lo vado a girare esattamente di 180 gradi e quindi lavoro a fianco del camion. Cosa significa? Io con la piattaforma vado sopra un ponte, ruoto il cestello e vado a lavorare praticamente sotto il ponte dove è piazzato il camion. Avendo il gibbino non possiamo mettere una ralla idraulica, quindi cosa facciamo? Noi ovviamente operiamo ad altezza d'uomo, che adesso stanno preparando i ragazzi, andiamo a sfilare tutti i bulloni, le piattaforme aeree, questa in special modo, oltre ad andare in alto e andare lontano, fanno anche questo tipo di caratteristica e addirittura la 47 TGJ mi sento di dire che è la macchina più azzeccata perché ha un peso di 26 tonnellate complessive e un jib molto lungo, quindi è una combinazione perfetta per questo tipo di intervento. Bene, i bulloni sono svitati, andiamo a girarlo. A mano? Mamma mia. Adesso lei suona perché sente anche il cesto ovviamente dislivellato. La macchina a mio parere è molto sicura, molto stabile. Quello che fa la rotazione, cos'è? Un perno? C'è un perno dentro con un shaker. Ma è robusto? Ah sì, è così. Ovviamente anche qui l'apertura del cesto è consentita. È chiaro che Gianluca, mio padre, che questo lavoro lo fa da una vita, che ha molta più esperienza, ci starà facendo le sue considerazioni. Ci abbiamo messo poco, Prova a girare a 90 gradi. Sì. Ok, leva fino a 180, da 90 da un lato. 90 più 90, Picco. Io a vedere Manuel e Gianluca che mi guardavano e con una faccia sbalordita dicevano ci siamo arrivati e non parlavano, io ho detto boh, perfetto. Non dico che abbiamo già vinto, ma siamo sulla strada giusta. Dillo te. Promosso. Boh, perfetto. Questa è la punta dell'argano, va montata sull'ultima estensione del jib, dopo che ho rimosso cesto e gibbino, gli verrà poi fatta passare all'interno delle carrucole la sua fune e la macchina è pronta per effettuare il tiro. Io sono molto sicuro di quello che ho detto perché comunque noi a fare questo tipo di intervento sulle nostre macchine già da 15 anni fa siamo sempre stati quelli che hanno fatto un sistema molto veloce, molto rapido, però 5-6 anni fa l'abbiamo migliorato molto. Sembra semplice. È molto semplice, è semplice il cambio. Tempo? 10-15 minuti massimo. Allora, Ale ci ha detto che questa piattaforma può trasformarsi da piattaforma PLE a argano per piccoli sollevamenti in appena 10 minuti. Io voglio dimostrare, come ho promesso in fase di vendita e anche successivamente a Gianluca, che il cambio cesta e argano, quindi io smonto il cestello e monto l'argano. Questa operazione si farà in 10-15 minuti. Va, vediamo se è vero. Facciamo così. Ti cronometro. Va bene. Se ci metti più di 15 minuti, la macchina te la lascio. No, ancora meglio. Tutti i minuti oltre i 15 mi fai 1.000 euro di sconto. Io voglio dimostrare che quello che ho detto al cliente è tutto vero. Allora, io adesso inizio a sganciare le spine elettriche. Voi non ci crederete. Ho tirato fuori il cronometro. Ha tirato fuori il cronometro. Costo sfida mia. Non si fida. Sgancio la spinetta gialla. Oh, il tempo qua passa comunque, eh? Mi stanno contando i peli nel sedere. Ed infine quella rossa. Cioè, qui non c'è va o non va, o va o va. Metto il tappo nella spina rossa. E adesso vado ad staccare l'impianto idraulico con l'attacco rapido. Allora, diciamo che la cosa che mi preoccupa non è il tempo, perché comunque prima di dichiarare questo tempo Sto attento. abbiamo fatto tanti esperimenti. La cosa che più mi preoccupa è il regista, che spero sia clemente, che non faccia il pignolo e che non faccia fare le operazioni 30-40 volte. Sgancio la coppiglia. Aspetta. No, tirami via la mano un attimo, rimettimela. Scusa.
togliere la roba. Tolgo la coppiglia, Anche perché per far vedere questo tipo di operazione, voi sapete meglio che tolgo il dado che si svita a mano. giustamente il regista deve fare più inquadrature, quindi una singola fase deve farla vedere da più prospettive e sicuramente porti via tempo durante questa operazione. A me spaventa molto quello. Dai, che ce la facciamo. Ragazzi, 4 minuti. Abbiamo fatto togliere e rimettere un sacco di volte la roba. Dai, andiamo avanti che 4 secondi. Ragazzi, devo vincere. Cioè, qui non c'è va o non va o va o va. Quindi in più è una cosa al quale ci tengo davvero tanto, perché questo sistema meccanico e idraulico di collegamento è una cosa che ho insistito io personalmente per farlo, quindi oggi mi tolgo un sassolino dalla scarpa. Cioè, fa sfilare il Gib. Guarda, perno. Ah sì, preciso. Preciso, eh? Ragazzi, filiamo il perno per piacere. E 2 minuti me li abboni, per non dire 3. Sta già facendo l'annuncio e vendersi il Soccaggi 47 metri, pronta consegna. Causa perdita scommessa. Per una questione di onore. Ragazzi, quindi stiamo giocando le dignità dell'onore, eh? Siamo in tempo, è solo l'ultima parte. Ci siamo quasi. Ultima coppiglia. Ce puoi fare. Ci siamo quasi. Ti ricordo se attaccato, attacca il moschettone che ci siamo quasi. Attacca il moschettone. Ok. Abile. Ci credo. Al limite, al limite. Cioè, allora. Grazie. Allora? Soddisfatto? No, guarda, andiamo a casa senza, direi che la vendiamo. Sì, direi che la macchina si è comportata veramente bene quest'oggi. Sì, dai, 14 minuti, vabbè. Beh, qui ci hanno tenuto la parola. 13, dai. Giustamente hanno impiegato un po' di tempo a rifar tornare indietro la gru per filmare il momento. La macchina ha risposto veramente bene. Sì. Non vedo l'ora che arrivi in sede e inizi a lavorare. E a fatturare. E il peso è staccato. La macchina si presenta bene, non vedo l'ora di metterla all'opera per i cantieri del Trentino Alto Adige. Prova su veloce. Lo su veloce? Ma una volta inserita secondo me non ne faremo più a meno. Leggera, veloce. Compatta. Il tempo è quello che ha detto appunto Gianluca, 14:59:03. I veri complimenti vanno comunque a Giulio e a Simone. Quindi a questo punto l'abbiamo portata a casa. Siamo soddisfatti. Grazie. Allora, non voglio fare lo spavaldo, ma ce l'abbiamo fatta. Siamo stati dentro nei tempi veramente per pochissimo, perché il regista ha detto speriamo che non sia Pignolo, e invece è stato più che Pignolo, ha rotto veramente le durante queste riprese, lasciatemelo dire, perché lui faceva bello come il sole, diceva no ma rifai, però quello che era in tensione ero io. Ovviamente la cosa più importante è che Gianluca e Manuel erano soddisfatti, sono appena partiti, abbiamo fatto 2 risate, abbiamo preso un caffè, sono andati via soddisfatti, cioè veramente come chiudere bene la giornata, non poteva che finire meglio di così. A questo punto il video è finito, abbiamo preso un freddo della Madonna tutto il giorno, ma un fred. Se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace, se avete qualche dubbio o curiosità scrivete un commento e mi raccomando iscrivetevi sul canale. Ho girato questo video durante una consegna molto importante, non ho risposto a nessuno, quindi mail, telefonate, ho ancora tutto in sospeso. Adesso comincia la mia giornata lavorativa. Alla prossima puntata di Under the Platform. Ciao! Insieme siamo soddisfatti. Ok. Al mio 3, 1, 3 e voi siamo soddisfatti. Ok. Poi forse lo siamo, forse no. E guarda di camera, 3, 2, 1. Siamo soddisfatti. Ma La rifacciamo, facciamone un'altra. 3, 2, 1. siamo soddisfatti. Ma Dai! 3, 2, Cosa 1. ci vuole? 3, 2, 1 siamo soddisfatti. Vai. 3, 2, 1. Siamo soddisfatti. Grande.